Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaz07X e oggi voglio parlarvi di un porting piuttosto particolare per una console inaspettata, quindi partiamo subito dopo la intro. Quake è uno dei padri degli shooter in prima persona fast-paced e il suo primo capitolo nel suo ciclo di vita è stato portato su svariate piattaforme, dalla prima versione per MS-DOS, macOS e IBM fino alle console di nicchia di quegli anni, come il Sega Saturn e successivamente Nintendo 64, fino ad arrivare ai porting del remastered del 2021 per le console moderne. Ma tra tutte queste piattaforme ce n'è una che non ha mai visto il suo arrivo, ovvero la versione per Game Boy Advance. Il GBA, malgrado le sue ridotte capacità nell'elaborazione di ambienti 3D, è stato comunque in grado di avere alcuni porting degli FPS più in voga dei primi anni 2000 come Serious Sam, e anche dei classici come Doom, Doom 2, Wolfenstein 3D e Duke Nukem, ma non ottenne mai un port di Quake per ragioni sconosciute. Ma se vi dicessi che effettivamente esiste un porting, o meglio un prototipo di Quake per il Game Boy Advance? Infatti nel 2002, ad appena un anno dal rilascio della nuova versione dell'amata console di casa Nintendo, Randall o Randy Linden, noto sviluppatore per aver realizzato software come l'emulatore Blim o il porting per Super Nintendo e Doom, ritenuto impossibile persino dall'ID Software stessa, decise di iniziare a sviluppare un altro porting rivoluzionario, ovvero quello di Quake. Questa volta però fu più difficile rispetto a Doom per SNES, poiché il GBA era una console che Nintendo commercializzava come console 2D, ma Linden non si fece scoraggiare, così con un suo engine decise di fare ancora una volta un miracolo mandando all'ID il prototipo del gioco, e così fu in grado di portare nel giro di appena un anno ben 3 mappe simili a quelle del gioco originale e ovviamente un gameplay simile a quello della controparte PC su una cartuccia flash di terze parti da 256 MB. Spesso infatti gli sviluppatori usavano queste cartucce per la loro facilità di utilizzo e il prezzo affordabile a differenza di quelle offerte dalla Nintendo con i dev kit. E così nacque il prototipo del porting di Quake per Game Boy Advance. Questo prototipo è stato scoperto di recente in quanto è stato riesumato da Linden, che grazie a Forest of Illusion è riuscito a riportare alla luce questa versione purtroppo mai rilasciata di questo grande classico per PC. Le motivazioni che non resero possibile il rilascio furono molte, ma prima tra tutte appunto il fatto che il Game Boy Advance non era stato concepito come una console per giochi 3D troppo complessi come Quake, e per questioni di hardware non sarebbe stato possibile portare tutto il gioco e i suoi complessi modelli 3D su questa piattaforma. Inoltre era anche una questione di memoria, siccome il gioco con solo 3 livelli era già molto pesante, considerando anche gli effetti particellari, i suoni e i nemici, quindi un porting, seppur possibile dal punto di vista dell'hardware, non sarebbe stato possibile per quanto riguarda la capacità di memoria delle cartucce del GBA. Ad oggi la ROM di questo prototipo si può scaricare gratuitamente dal sito di Forest of Illusion, di cui trovate il link nella descrizione, e siccome al suo interno non contiene asset o codici ufficiali del Quake e dell'ID, è possibile usarlo liberamente. Ed eccomi ora per mostrarvi un suo gameplay tramite l'emulatore MGBA per PC, di cui trovate il link per scaricarlo per Windows, Linux, ma solo per distro basate su Ubuntu, e per macOS. E detto questo, partiamo subito dopo alcuni consigli se volete emulare da PC con mouse e tastiera, e alcuni consigli generali per una migliore emulazione della ROM del prototipo. Detto questo, buona visione! Ok, ed eccoci qua nel porting per Game Boy Advance di Quake. Allora, prima di partire, qualche piccolo consiglio se state utilizzando un emulatore, sia se state utilizzando MGBA, sia che ne state utilizzando un altro. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere i comandi che ho impostato se stiamo utilizzando mouse e tastiera. Questi qui sono i comandi che ho configurato, come potete vedere WASD per muoversi, poi ho messo Q e E per LR, Space e Shift per A e B, e con Space, con A per meglio dire, con A possiamo saltare, mentre invece con B possiamo sparare. Ho messo Shift per B perché purtroppo almeno MGBA non rileva il mouse, per cui mi sono dovuto un po' sistemare utilizzando Shift. Poi Backspace per Select, Return per Start. Insomma, questa qui è una configurazione che secondo me è ottima. Sostanzialmente non ci possiamo muovere a destra e a sinistra, non possiamo fare strafe, perché possiamo fare strafe con Q e E,
in questo caso con LR, però ci serviranno A e D per guardarci nella visuale. Volendo possiamo invertirli, per cui possiamo usare A e D per fare strafe e poi QE per guardarci attorno. Volendo si può comunque fare, però qui la scelta sta a voi, insomma. E questi sono dei comandi che secondo me sono piuttosto comodi per giocare a questo prototipo. Allora, poi vi voglio dare giusto qualche consiglio per emulare al meglio, per cui mettiamo l'FPS target a 60. Mi raccomando, né sopra né sotto. Non pensate che se lo mettete sopra a 60 allora sia meglio, perché adesso vi voglio far vedere come va con frame rate sopra 60. Come potete vedere è leggermente più fluido, però come potete vedere va molto molto più veloce. Adesso starete sentendo anche la musica, come potete vedere va veramente velocissimo e è praticamente ingiocabile, per cui vi sconsiglio vivamente di tenere il frame rate troppo alto, per cui il mio consiglio è quello di mettere l'FPS target a 60, perché il Game Boy Advance, tutti i giochi per Game Boy Advance sono fatti per girare a 60 fps. Chiaramente 60 fps del Game Boy Advance sono diversi da quelli di un computer o di una console moderna o di un telefono, perché chiaramente, essendo che il Game Boy Advance aveva un refresh rate veramente bassissimo, comunque non abbiamo la fluidità dei 60 fps che avremmo invece su una console moderna o anche su un computer. Io ho un monitor 75 Hz, però comunque fatto sta che anche se giochiamo a 60 con l'emulatore avremo la stessa avremo lo stesso frame rate, avremo gli stessi 60 fps che vedremmo invece su un Game Boy Advance, per cui tenete a mente che 60 è il frame rate su cui è stato concepito il gioco, e andremo più giù invece andrà molto più lento il gioco, per cui diciamo che 60 fps, se state utilizzando un emulatore, sono d'obbligo, perché appunto il Game Boy Advance è fatto per girare sui 60 fps. Poi, volendo, un'altra opzione che possiamo mettere è il filtro bilineare. Allora, il filtro bilineare, come potete vedere, sgrana di più i pixel e dà più un'esperienza come la vedremo su un Game Boy Advance, appunto. Non è consigliatissimo, volendo potete anche non utilizzarla questa opzione se state usando un emulatore, non cambierà assolutamente niente, le prestazioni saranno le stesse, però è chiaramente consigliato, è una cosa che potete decidere voi. Io sinceramente non mi ci trovo molto bene perché si vede molto di meno, per cui lo disattivo. Certo, si vedono di più i pixel, come potete vedere, però dopo tutto non è la fine del mondo, insomma, volendo si può anche abbastanza fare a meno del filtro bilineare, però è sempre un consiglio. Allora, facciamo un attimo reset, che ora prima pausa. Ok, resettiamo e come potete vedere siamo in una sorta di E1 M2, come potete vedere. È veramente impressionante perché, come potete vedere, è tutto tridimensionale, non ci sono sprite o oggetti bidimensionali. Come potete vedere, anche il cannone, le armi, i pick up, i muri, le colonne, è tutto quanto tridimensionale, non c'è una cosa che sia bidimensionale in questo porting, ed è veramente impressionante perché comunque molti degli FPS che sono stati rilasciati per Game Boy Advance non erano composti interamente mondi tridimensionali, avevano anche un sacco di sprite 2D, come esempio nel caso di Wolfenstein 3D, Doom o Duke Nukem, insomma, oppure anche nel caso di Serious Sam, che se non sbaglio aveva qualche dettaglio bidimensionale. Per cui è veramente molto molto impressionante il fatto che Linden sia riuscito ad inserire dentro un Game Boy Advance un mondo tridimensionale con queste luci soffuse, queste luci ambientali, perché non era scontato, perché ad esempio Serious Sam non aveva la luce ambientale ma aveva la luce vertex, che sarebbe come avere un sole puntato su tutta la mappa, mentre invece qui ci sono angoli più bui, angoli più illuminati, come potete vedere, ed è veramente molto molto impressionante per un Game Boy Advance. Non è per niente scontato, cioè può sembrare poco, però fidatevi, è veramente impressionante per un Game Boy Advance e veramente è stato fatto un lavoro veramente enorme.
E questa versione chiaramente non è esente da bug, perché dopotutto si trattava di un prototipo che è stato mandato poi all'ID per dimostrare appunto che fosse fattibile e sperare eventualmente appunto in un rilascio ufficiale. E uno di questi bug, ad esempio, consiste nei nemici. Come potete vedere ci sono anche questi piccoli nemici, questi piccoli ragnetti, che come potete vedere non ci attaccheranno per primi, ma ci attaccheranno solamente se li attaccheremo noi per primi, per cui adesso allontaniamoci un po' perché questo fa un po' di danno. Come potete vedere ci attaccherà solamente se noi lo attacchiamo per primo. E no, non voglio attivare i tasti permanenti, grazie Windows. E come potete vedere ci sono anche questi effetti particellari che sono impressionanti per un Game Boy Advance, replicano molto quelli del Quake originale e veramente è stato fatto un lavorone. Un altro bug è quello della vita. Come state ben vedendo qua sotto c'è lo scudo che praticamente sta facendo su e giù da 100 a 70, 80, 90, e questo è un altro bug, sicuramente dovuto alla compatibilità e al frame rate, perché come potete vedere se stiamo fermi non si muove di molto la vita, se invece ci muoviamo scatterà salendo all'impazzata e scendendo, per cui sicuramente è dovuto al frame rate e al fatto che essendo un prototipo non ci possiamo aspettare moltissimo. Poi come potete vedere ci sono anche questi altri nemici, queste specie di ragnetti gialli. Sono anche questi nemici piuttosto basici e intanto ci hanno incastrato. Comunque un'altra delle funzionalità che ci tenevo a farvi vedere, siccome appunto si tratta sempre di una dimostrazione, ci sono le funzionalità di debug integrate, per cui se noi adesso andiamo a fare reset, ok, eccoci qua. Come potete vedere, se premiamo R nell'esatto momento in cui spawniamo nella mappa 2, come potete vedere ci porterà nella mappa 3. Questo qui è un dettaglio piuttosto interessante, è una funzione di debug, per cui se vogliamo provare anche la mappa 3, come potete vedere ci basterà semplicemente premere R nell'esatto momento in cui spawniamo nella mappa 2 e ci troveremo nella mappa 3. Un'altra funzione che ho notato poco fa e che vi voglio far vedere è l'automira. Infatti come potete vedere adesso io non sto muovendo nulla, se io mi sposto di qua, come potete vedere, magari aspettate ci mettiamo un po' più in qua, ecco, come potete vedere ci si sposterà automaticamente mirando il nostro nemico. Come potete vedere adesso il fucile punta un po' più in alto e come potete vedere si abbasserà puntando il nemico. Non è niente male come funzionalità e non era per niente scontato per il Game Boy Advance, assolutamente no. Per cui è veramente molto molto impressionante. Anche qua ad esempio adesso se io sto fermo, come potete vedere il fucile segue il nemico ed è veramente una funzionalità molto comoda se si tratta di giocare da una console così piccola e soprattutto da una console che considerate che il Game Boy Advance non aveva nemmeno schermo retroilluminato di serie, per cui era sicuramente un'agevolazione in più avere l'automira. E per cui questo qui mostra anche quanto fosse effettivamente avanzato questo prototipo e soprattutto quanto fosse competente nel suo lavoro Linden, perché Randy Linden veramente ha fatto un lavoro enorme nella realizzazione di questo piccolo prototipo che comunque è veramente impressionante ancora oggi e secondo me merita veramente di essere considerato, soprattutto perché è rimasto nascosto per praticamente 20 anni, insomma, per cui veramente ne vale la pena di provarlo. E beh, che dire, sinceramente sono impressionato perché è veramente impressionante come sia riuscito ad infilare dentro una cartuccia così piccola per Game Boy Advance e dentro una console così poco potente un gioco non intero, perché dopo tutto non è Quake intero, ma una parte di un gioco pesantissimo per i computer dell'epoca, tutto dentro una console portatile senza essere nemmeno particolarmente pesante. Io ad esempio ho provato anche Serious Sam per Game Boy Advance e girava veramente molto molto lento, anche Duke Nukem, mentre invece qua si riesce a giocare ai 60 fps del GBA, per cui è veramente molto molto fluido per quanto riguarda appunto gli standard del Game Boy Advance naturalmente, e ne vale sicuramente la pena. Poi tra le altre cose c'è anche un menu di pausa che ci consente di cambiare la luminosità ad esempio, di alzarla o abbassarla, che ci consente di impostare l'uscita audio, quindi mono, cuffie e stereo, eventualmente abbassare o alzare il volume della musica,
poi quello del suono del gioco, è veramente impressionante. Poi comunque considerate che questi qui sono tutti asset realizzati da zero, per cui non c'è nulla di preso dal Quake originale, per cui anche per questo è completamente open source, tutti lo possono scaricare e utilizzarlo senza alcun problema, per cui è veramente veramente impressionante, perché non ha nemmeno utilizzato l'ID Tech, cioè è stato utilizzato proprio un engine che è stato realizzato da zero da Randy Linden e su cui tra l'altro ha basato anche un suo FPS che oramai c'è da qualche anno per, se non sbaglio, Amazon Fire TV e per Android, che si chiama Cyboid, e vorrei portarvelo perché prossimamente dovrebbe uscire anche per PC. E fatemi sapere se volete vedere un gameplay di questo gioco, perché appunto è basato su questo engine su cui gira questa versione di Quake, per cui veramente tanto di cappello per questo porting segreto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete un Game Boy Advance, se l'avete provato, perché sono veramente curioso di vedere come gira effettivamente su un vero Game Boy Advance, per cui fatemelo sapere. Grazie a tutti della visione, fatemi sapere cosa ne pensate, troverete qua sotto nella descrizione il link naturalmente per scaricare questo prototipo e anche per scaricare l'emulatore che utilizzo io. Grazie a tutti, noi ci vediamo in un prossimo video.